Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come assemblare un drone ultraleggero classe Toothpick. Ho pensato questo mini quad per chi vuole tanta potenza ma rimanere basso col peso, infatti questo modello pesa meno di 150 grammi ai quali poi andranno sommati quelli della batteria. Io ho creato una build a 6S andando a sforare leggermente i 250 grammi con questa CNHL da 650 mAh. Se volete stare sotto questa soglia potete valutare una build a 4S o delle lipo a 6 celle con capacità leggermente minore. Per questa build ho selezionato componenti di ottima qualità, quindi se volete un drone al top mettetevi comodi che si parte. Prima di iniziare vi ricordo che ho già realizzato un tutorial su tutta l'attrezzatura che serve per assemblare un drone FPV. Se questa è la vostra prima build, in quel video trovate l'elenco di tutti gli strumenti che userò durante il video. Iniziamo con una panoramica delle componenti che ho scelto e qualche possibile alternativa, sempre nella stessa fascia di prezzo e compatibile con questo modello. Per quanto riguarda il frame ho preso un BetFPV X-Night da 4, che ho già da un po' di tempo e al momento vedo che è stato sostituito con la versione V2 da 5. La versione da 5 pollici è precisa identica al mio, sia come dotazione che forma del modello. L'unica differenza sono i braccetti, leggermente più lunghi in modo da poter usare eliche da 5. Potete tranquillamente prendere questa versione e usarla per costruire il modello che farò io, infatti tutte le componenti che ho scelto sono compatibili senza problemi con un frame da 5 pollici. Se proprio volete rimanere nella fascia 4 pollici, una valida alternativa è questo TBS PodRacer 4, del quale tra l'altro ho preso ispirazione per creare la canopy che userò in questo modello. Per quanto riguarda la canopy, infatti ho deciso di non usare quella ufficiale BetFPV, ma adattare quella del RacePod a questa build. Ho creato un remix in modo da poter usare la ricevente a 2.4 GHz e antenne con connettore MMCX, lo trovate sulla mia pagina Thingiverse che vi lascio linkata in descrizione. Se preferite la canopy BetFPV alla fine non cambia molto e potete usarla senza troppi problemi, l'importante è crearvi dei supportini da 4 mm per fare in modo che non vada a toccare le componenti interne. Il flight controller che ho scelto è un BetFPV F722 AIO con ESC integrati da 35 A. Si tratta in assoluto di una delle migliori schede classe Toothpick attualmente presenti sul mercato. Gli ESC integrati da 35 A permettono l'utilizzo di qualsiasi motore si possa abbinare a un drone di questa classe, anche a 6S come il modello che sto creando io. Per quanto riguarda il connettore ci viene dato un XT60 che non va bene con le lipo che ho scelto per questa build. Per questo motivo ho preso a parte un connettore XT30 e ci ho saldato 7 cm di cavo in silicone da 16 AVG. Per quanto riguarda i motori ho scelto dei BetFPV 2004 da 1700 kV, che userò appunto con lipo a 6 celle. Una valida alternativa possono essere gli HGLRC 2004 da 1800 kV o i JEPRC 2004 da 1750 kV. Se invece preferite creare una build a 4S scegliete sempre dei 2004 ma con un range di kV compreso tra 2300 e 2600. Le eliche che ho preso sono delle HQ Prop 4025 Bipala. Se avete virato la build su un 5 pollici vi consiglio delle 5030 sempre Bipala. Come VTX ho scelto la BetFPV A02, con i suoi 800 mW è una delle migliori che si possono inserire in uno stack 26x26 mm. La videocamera sarà una Caddx Baby Rattle 2, che tra quelle col formato nano è una delle più valide. Come alternative più economiche potete valutare la Caddx Hunt o la Caddx EOS 2, anche se non a livello della Baby Rattle sono comunque lo stesso valide. La ricevente sarà una BetFPV Express LRS a 2.4 GHz, a mio parere è una di quelle che al momento ci dà il link radio migliore. La ricevente andrà abbinata a dei moduli Express LRS, io mi sto trovando molto bene con quelli BetFPV, potete scegliere light o full a seconda della vostra radio. Come accessori extra vi dovete procurare solo 3 viti M2 da 16 mm, mentre tutto il resto della vitreria è già compreso all'interno delle varie componenti. Io ho preso le viti che servivano da questo kit della Sulev, vi consiglio di prendere direttamente questo perché è un vasto assortimento di viti che ritornano sempre utili per qualcosa.
In descrizione trovate tutti i link alle componenti e relative recensioni, inoltre vi lascio i vari tutorial che possono tornarvi utili durante la costruzione di questo drone. Iniziamo la build montando il frame. L'assemblaggio è piuttosto facile, basterà mettere i 4 braccetti tra la piastra superiore e quella inferiore per poi bloccare il tutto con le viti M2 da 9 mm. Le viti da usare sono quelle con testa svasata, in modo che la piastra inferiore risulti priva di rilievi. Al momento non ho ancora deciso se usare i pad che vengono dati insieme al frame, a fine build deciderò se usare questi o il velcro, soluzione che in genere preferisco. Ora prendo le viti per fissare lo stack, ne uso 3 del kit Sulev e per la quarta vite da di nylon uso quelli in dotazione col flight controller. Le 4 viti vanno bloccate ai dadi nylon nei fori 26x26 mm, i fori più esterni invece serviranno per montare la canopy. Il prossimo passaggio sarà fissare i motori, utilizzo le viti della loro confezione. A questo punto passiamo al flight controller, inizio a stagnare tutti i pad per i cavi motore e quelli per l'XT30. Per evitare di surriscaldare troppo la scheda è sempre meglio fare qualche pausa piuttosto che saldare tutti i pad in una volta. Ora saldo il cavo di potenza facendolo passare da sotto. Il risultato finale sarà questo. Quando saldate i cavetti cercate di metterli leggermente obliqui in modo che dopo non vadano a toccare con il frame. Adesso collego la ricevente, la VTX e la videocamera. Inizio con la ricevente saldando i cavi in quest'ordine. Partendo dall'alto saldo il cavo nero nel GND, il rosso nel positivo, il bianco nel TX ed il giallo nell'RX. Ovviamente la ricevente deve essere posizionata in questo modo con l'antenna in alto a sinistra. Per i collegamenti facciamo riferimento a questo schema, saldando il GND della ricevente nel GND del flight controller e il 5V della ricevente nel 5V del flight controller. Come sempre RX e TX vanno collegati invertiti tra loro, quindi saldo il TX della ricevente nell'RX del flight controller e l'RX della ricevente nel TX del flight controller. Dopo aver saldato i cavi seguendo lo schema passo alla VTX. Per quanto riguarda il connettore ci sono due cavi che non servono e che vanno rimossi, il service, quello giallo, e il cam, quello verde. Con l'aiuto di una taglierina tiro sulla linguetta e sfilo i cavi. Quindi collego i cavi che rimangono seguendo questo schema: GND con GND, VTX con VTX,
Smart Audio con TX5 e DC direttamente sul polo positivo del cavo di potenza. Questo non comporta nessun problema in quanto la VTX supporta un massimo di 35 volt, quindi fino all'IPA 8 celle. Grazie a questo ingrandimento potete vedere meglio dove saldate i cavi nel flight controller. Ora è venuto il momento di collegare la videocamera, anche questa volta aiutiamoci con lo schema. Elimino uno dei due connettori per saldare i fili direttamente sui pad. Collegare la videocamera è piuttosto semplice, basterà saldare i rispettivi GND 5V e CAM tra loro. I tre pad del flight controller sono situati in questo punto. Ancora una volta vediamo meglio i pad che ho usato con questo ingrandimento. Adesso saldo i cavi motore nel flight controller, ma prima li fissa al braccetto con del nastro telato, anche di questo vi lascio il link in descrizione. Quando salderò i cavi dovrò farli passare all'interno di questo foro, per questo motivo devo fare un po' di attenzione su come posizionarli. Il metodo migliore è fargli fare una piccola curva verso l'interno, adesso saldo tutti i cavi, poi vi spiego meglio come ho fatto. Come vedete ho saldato il primo cavo sul pad centrale, mentre gli altri due li ho fatti passare all'interno e saldati nei pad al lato. In questo modo quando sistemerò la canopy ci sarà un lavoro piuttosto pulito. Ora è venuto il momento di sistemare il condensatore, ho già tagliato i piedini e non mi rimane che saldare due fili recuperati dai cavi motore. Ok, ho saldato i fili e come vedete ho isolato le giunzioni con del termo nero e rosso in modo da riconoscere le polarità. Anche nei condensatori infatti bisogna rispettare il polo positivo e quello negativo e saldare i cavi nei pad appropriati. Riconosciamo il polo negativo da questa striscia con il meno, il polo positivo sarà l'altro. Ho bloccato il condensatore al braccetto posizionandolo nella parte laterale, in modo che quando metterò l'antenna non andrà a toccare con il condensatore. Ora che ho finito di saldare pulisco la scheda con alcol e spazzolino in modo da rimuovere i residui di flussante. Ok, siamo quasi arrivati alla fine, adesso metto la VTX sopra lo stack, la blocco con 3 dadi nylon e la collego al flight controller. Quindi dopo aver sistemato la videocamera nella canopy, la collego al suo connettore. A questo punto blocco l'antenna della ricevente con una fascetta. Prima di collegarla metto un termorestringente. Una volta inserita l'antenna posso scaldare il termo. Quindi con del biadesivo la blocco sopra la VTX. Per finire inserisco l'antenna della VTX e la collego al connettore MMCX. Ora che tutte le componenti sono sistemate posso fissare la canopy con le 4 viti del frame. Ok, ho messo il battery strap e i pad per non far slittare la batteria. Alla fine ho optato per questo sistema perché in effetti con il battery strap in questa posizione usare il velcro veniva un po' in salita.
A questo punto il modello è pronto e bisogna solo collegare la batteria per vedere che sia tutto a posto. La prima volta è essenziale usare uno smoke stopper perché non si sa mai che ci sia qualche corto nell'elettronica. Io vi consiglio questo modello della V-Fly che è il migliore in assoluto, in descrizione vi lascio la mia recensione. Ok, diamo a corrente. Perfetto, luce verde, il drone non ha problemi. Per finire vediamo il peso del modello con le eliche. 146,4 grammi. Per quanto riguarda le batterie, quella a 6 celle pesa 120 grammi, mentre quella a 4 celle pesa 87,3 grammi. A questo punto non rimane che procedere alla configurazione, ma questo lo vedremo in un prossimo video, quindi per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.